fronte si conosce Sevilla, questa villa avuta la capisci, per riempì, senti una perfetta, la creata, nostra vicinato, un attimo di sciolata. Capisci? Senti, quando posso dire la mitica asta guardarti mi salva 50 euro fanno programmate fa leggi quando sono e se pisi se trasisce di vedere limite per information sulla section mi commentando il video. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. La sigla. Io ti penso la notte e rivivo i momenti con te e ti cerco la notte, anche il buio mi parla di te. Io ti invento la notte e mi appari più bella che mai e ti voglio la notte. Eccezionale. Allora, ora lanciamo la sigla. Ci perderemo per quanto riguarda una passeggiata tra le uscite settimanali attraverso confronti a più voci, ma sicuramente dopo ci ritroveremo, perché è bello perdersi, ma è anche bello perdersi e poi ritrovarsi. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. La sigla. Io ti penso la notte e rivivo i momenti con te e ti cerco la notte, anche il buio mi parla di te. Io ti invento la notte e mi appari più bella che mai e ti voglio la notte.
vedo la notte ed accendi la mia fantasia. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1 Cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. Questa è solo una breve anteprima. Comandante nelle sale, lui si chiama Pierfrancesco, fa cognome Favino, un bravo attore italiano. Sentiamo cosa racconta in questa breve anteprima di Cinematografo. Se il giorno posso non pensarti, la notte. Per me il cinema innanzitutto è una dipendenza, nel senso che non riesco a farne a meno e devo dire che non ho nessuna intenzione di smettere. Spunta l'alba, c'è solo vuoto intorno a me. Rimane per me quel luogo buio in cui vedo proiettati su uno schermo i sogni, i desideri. Subito, prima uscita ieri nelle nostre sale, Lubo e la regia di Giorgio Diritti. Un minuto per raccontare questo suo film, questa sua opera, insomma. Giorgio. È una storia, credo, molto potente che ci riporta in parte in Svizzera, in parte in Italia, che si sviluppa nell'arco di più di 20 anni e che è come se fossero quasi 3 film nello stesso film dal punto di vista della narrazione nei tempi. La storia di un uomo, uno Jenisch, un nomade zingaro, artista di strada, a cui portano via i figli nel momento in cui è richiamato militare, e da lì nasce da lui il desiderio e la lotta per ritrovarli, e contemporaneamente anche è la storia di un uomo che ricostruisce se stesso, che ha le sue solitudini, le sue disperazioni, che cerca una nuova avventura di vita, che cerca di sognare, che cerca giustizia, che sembra averla trovata, che sembra aver... Grazie, grazie davvero a voi tutti. Cinematografo, ripeto, sempre il venerdì, sempre di notte, sempre su Rai 1. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Io ti vedo la notte ed accendi la mia fantasia e ti ascolto la notte, la tua voce via. Io ti sfioro la notte e ti sento più dolce che mai e ti voglio la notte. Io ti amo la notte perché sai vedo la notte ed accendi la mia fantasia. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1 Cinematografo. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Brevissima anteprima, intanto Michele Riondino, Io e il cinema. Sentiamo. Non sarà Il cinema mi ha formato sia artisticamente che umanamente, ha formato il mio carattere, ha formato le mie idee. Il cinema è una forma di apprendimento come le altre, come quelle che impariamo a scuola. Il cinema è storia, geografia, matematica, filosofia, è tutto. Non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia. Tra poco è tutto pronto, i film di questa settimana, i critici, i protagonisti delle pellicole, i nostri amici docenti, osservatrice speciale, molto speciale, la direttrice Elena Capparelli di Rai Play.
Lei ha un buon rapporto con il cinema, sia in quanto direttrice di Rai Play, sia in quanto Elena Capparelli. È così? È così, buonasera. Io ho uno straordinario rapporto con il cinema, sì. Ne parleremo nel corso della puntata. Vi aspettiamo, ricordate, a volte, quasi sempre, la felicità è proprio nell'attesa. Tra poco. Io ti vedo la notte ed accendi la mia fantasia. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1 Cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. Ma ne parleremo intanto alla sigla. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Molti gli ospiti, i nostri amici critici, i docenti. Ritorna a Cinematografo Lidia Vitale, la scorsa settimana un film nelle sale italiane. Ritorna alla recitazione con Un posto al sole, una brava attrice come Giada Desideri. E poi, ovviamente, la classifica. Ma tutto questo quando? Tra un attimo, dopo la sigla. Ecco la sigla. Io ti penso la notte e rivivo i momenti con te e ti cerco la notte, anche il buio mi parla di te. Io ti invento la notte e mi appari più bella che mai e ti voglio la notte. E cominciamo, Agostino, vicino a me questa notte, al tavolo di Cinematografo. Ma a scuola come vai? Bene, bene. Che classe fai? La quinta. La quinta. Hai cominciato? Chi ha scelto? Lei o i suoi genitori? No, io ho sempre avuto questo sogno fin da bambino e poi all'inizio non era facile trovare qualche provino e allora cercare il cinema. Allora poi con il passare del tempo ci siamo più acculturati nel cinema e allora ci hanno, come posso dire, mi hanno assecondato anche loro, anche loro hanno detto ti... Quindi continuerà su questa strada? Sì, sempre. Sempre. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Grazie davvero a voi tutti e buonanotte. Io ti vedo la notte ed accendi la mia fantasia e ti ascolto la notte, la tua voce è una melodia. Buonasera e buonanotte cari amici di Rai 1, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè cinematografo, vale a dire cinematografo. I film della settimana, i critici, in studio, in collegamento, il pubblico, i nostri professori, tutto questo a breve anteprima. Vedo già collegato da Napoli il nostro Valerio Caprara.